Buongiorno a tutti, questo è il pannello di controllo di Domotics. Mi sono collegato attraverso il browser Firefox all'indirizzo del Domotics installato su un Raspberry a casa mia. E questo è il pannello principale dove ci sono i controlli principali di casa. Abbiamo per esempio tre controlli per abilitare o disabilitare il sistema di allarme quando sono via, l'allarme notturno oppure l'allarme giornaliero. Qui abbiamo il controllo della sirena esterna, un display per visualizzare lo stato delle telecamere, abbiamo delle valvole installate per il sistema di riscaldamento o raffrescamento, abbiamo l'abilitazione della pompa di irrigazione, la pompola di ricircolo dell'acqua calda sanitaria, abbiamo delle luci che in questo caso sono accese, queste due. Abbiamo altre luci, abbiamo il controllo della VMC, quindi della ventilazione meccanica controllata, abbiamo abilitazione di due deumidificatori, controllo della pompa di calore, una scaldasalviette e una piccola stufetta da 1 kW per quando ci sono le produzioni extra di corrente dal fotovoltaico. Di seguito abbiamo il controllo di alcune temperatura esterna, relativa umidità, temperatura all'interno del sottotetto, cucina, studio, bagno, cantina, camera, temperatura in uscita dalla pompa di calore e temperatura del fluido in ingresso. In questo caso la pompa di calore sta scaldando, la temperatura è di 30,6 gradi in uscita, la pompa passa attraverso tutto il circuito radiante e ritorna in pompa di calore alla temperatura di 27,9 gradi. Poi qui abbiamo i sensori meteo e qui abbiamo la pressione barometrica, abbiamo la velocità del vento e la relativa direzione, la quantità di pioggia rilevata dal pluviometro, il livello di acqua all'interno del serbatoio di raccolta dell'acqua piovana. Questo mi indica la potenza generata dal sistema fotovoltaico e l'energia generata oggi, la tensione di rete 233 volt e la potenza che attualmente sta consumando la casa e sono 1200 watt. Poi questi sono i controlli principali che si possono vedere anche raggruppati in diverse zone. Per esempio qui abbiamo tutto quello che riguarda la pompa di calore, i deumidificatori aggiuntivi e la stufetta. Qui abbiamo alcune temperature, sono quelle che abbiamo visto prima, temperatura in uscita la pompa di calore, temperatura in ingresso, queste qua più o meno sono la stessa cosa. Se selezioniamo ventilazione possiamo vedere tutto quello che riguarda la ventilazione, quindi è possibile ad esempio abilitare il rinnovo dell'aria. Facendo così si attiverà la ventilazione con l'aspirazione di aria dall'esterno che passa attraverso uno scambiatore di calore, con l'aria che invece viziata esce dalla casa. È possibile abilitare il ricircolo, la demodificazione e l'attenuazione. L'attenuazione serve per fare in modo che il sistema funzioni con una portata limitata durante la notte per non svegliare chi sta dormendo. Abbiamo tutto il sistema d'allarme con i controlli principali. Nella sezione meteo abbiamo la temperatura esterna, quella del sottotetto, abbiamo i altri tre controlli che abbiamo visto prima, quindi la pressione, il pluviometro e la velocità del vento. L'ingresso collegato con il campanello, quando qualcuno suona il campanello si attiva questo ingresso. L'uscita per l'irrigazione, alcune lampade di uscita, questa e questa erano attive prima perché qualcuno aveva suonato il campanello e quindi essendo sera si sono attivati i faretti esterni per illuminare bene il giardino e il cancelletto.
Adesso si sono spenti perché è trascorso un certo tempo dopo che è stato suonato il campanello. Queste invece sono le lampade che fino a qualche minuto fa erano spente e si sono accese automaticamente perché è passato tot minuti dopo il tramonto del sole e quindi si attivano automaticamente, sono le luci attorno al marciapiede di casa. Questa qui è la cantina, in cantina abbiamo un sensore di temperatura e di umidità. Quando c'è energia dal fotovoltaico e l'umidità è superiore al 70% si attiva il dehumidificatore, quindi questa è una presa remotizzata attraverso Domotics che alimenta un dehumidificatore. Andiamo avanti. Questa è la cucina, qui abbiamo un'uscita relè che serve per togliere l'alimentazione quando il router ADSL si blocca per qualche motivo, o meglio c'è uno script, un semplice script che attraverso dei ping e alcuni controlli verifica che la connessione internet si attiva. Nel caso in cui la connessione internet non funzioni per più di un minuto, allora viene attivato questa uscita che va a togliere l'alimentazione al router ADSL per 10 secondi, poi ridà alimentazione e in questo modo qua si spera che il collegamento internet si ripristini. Abbiamo in cucina un LED bianco, uno verde e uno rosso. Il LED bianco emette un numero di lampeggi per indicare lo stato di funzionamento della VMC. 0 quando la VMC è completamente spenta, 1 se la VMC sta facendo il rinnovo dell'aria, 2 se sta facendo il ricircolo dell'aria, 3 se sta facendo sia il rinnovo che il ricircolo. Il rinnovo significa che viene presa aria pulita dall'esterno e viene espulsa l'aria viziata. Il ricircolo invece è una cosa che viene utilizzata soprattutto d'estate oppure anche d'inverno, io lo sto utilizzando per il riscaldamento, per fare in modo di avere magari un rinnovo parziale dell'aria, ma fare circolare anche l'aria interna in modo da poterla riscaldare o raffrescare e eventualmente deumidificare. D'estate, ad esempio, è controproducente far entrare tanta aria dall'esterno perché l'aria risulta calda e molto umida, quindi se funzionasse solo il rinnovo avremo un problema di un eccesso di umidità all'interno della casa. Il LED verde invece emette un numero di lampeggi quando l'impianto fotovoltaico produce di più di quanto la casa consuma. Ad esempio, se il sistema sta producendo 100, 200, 300 watt e li sta trasferendo alla rete elettrica, allora avremo un lampeggio. Se questa potenza è superiore a 1 kW avremo 2 lampeggi, se è superiore a 2 kW 3 lampeggi e così via. Analogamente il LED rosso invece mi indica quanta potenza sto prelevando dalla rete elettrica. In questo caso ho 0 lampeggi se sto prelevando più di 0 watt, un lampeggio se sto prelevando più di 1 kW ed è questa la situazione attuale, 2 lampeggi se sto prelevando più di 2 kW e così via. Abbiamo un buzzer, ma non ci interessa un granché, abbiamo lo stato delle finestre, degli scuri. Questi sono i sensori magnetici applicati alle finestre, agli scuri e collegati con il sistema di allarme. Il sistema di allarme è integrato dentro Domotics, è un sistema d'allarme realizzato con uno script Lua che esegue un controllo su tutti i sensori che ci sono in casa. Temperatura e umidità, tensione di alimentazione del bus, vabbè, ma questa è una cosa che non ci interessa più di tanto. Sala pranzo, abbiamo un controllo remoto della lampada in sala pranzo, abbiamo una stufetta collegata a una presa remotizzata che
viene attivata solo quando ho un eccesso di produzione da fotovoltaico, con l'intento di consumare tutta l'energia prodotta dal fotovoltaico. Abbiamo i soliti sensori magnetici. Questa è un'altra stanza, solite cose, lo studio. Camera, qui abbiamo l'umidificatore, abbiamo una luce, abbiamo una luce notturna che non è altro che un LED bianco che viene attivato da Domotics quando per esempio di notte bisogna alzarsi per andare in bagno, la valvola per selezionare la zona camera per quanto riguarda il riscaldamento o raffrescamento, un buzzer che si attiva quando scatta l'allarme antifurto piuttosto che quando qualcuno suona il campanello. Abbiamo i sensori applicati a porte e finestre, qui vediamo che abbiamo lo scuro aperto, tutte le altre scuri e finestre sono chiusi. Temperatura e umidità. Questa è un'altra camera. Questo è un bagno, qui abbiamo anche lo scaldasalviette. Ok, poi questi sono i controlli principali che abbiamo nella dashboard. In realtà i controlli sono molti di più. Se vediamo per esempio tutti gli ingressi e uscite sono questi. Basta, ci fermiamo qua. Questi qua sono tutti gli ingressi e uscite presenti nell'impianto domotico. Ok. È possibile avere le scene sono dei sistemi per attivare un gruppo di uscite o per fare altre operazioni che riguardano più ingressi e uscite. Abbiamo le temperature. Qui sono tutte le temperature, i sensori di temperatura presenti. Se vogliamo vedere ad esempio la temperatura esterna, questo qua mi mostra sia la temperatura in giallo sia l'umidità. Questa qua è l'umidità, che di notte è massima, poi durante il giorno scende per poi risalire nel pomeriggio man mano che le temperature scendono. Eccolo qua, in giallo è la temperatura. Qui è possibile vedere quindi l'andamento nelle ultime 24 ore della temperatura, oppure se volessimo vedere l'andamento dell'ultima ora oppure delle ultime 3 ore basta selezionare in questo modo. Possiamo vedere che la temperatura minima era di circa 6,7 gradi alle 7:40 per poi salire fino a livelli dell'ordine dei 15 gradi circa. Possiamo vedere le temperature dell'ultimo mese. Possiamo vedere che il 15 ottobre abbiamo avuto un'escursione di temperatura molto bassa, la minima è stata 7,8 gradi, la massima 11,4, così via. Oppure le temperature dell'ultimo anno, quindi partiamo dal 14 novembre, le temperature via via si abbassano, abbiamo una minima il 30 dicembre, la minima è 5,2 gradi sotto zero, poi progressivamente risalgono, abbiamo periodi di temperatura massime intorno al 8 agosto con la massima 36,3 e poi via via incomincia a scendere. È possibile zoomare, quindi se voglio vedere bene la zona in cui avevamo le temperature alte basta che selezioni col mouse e qui quindi vediamo il periodo dal 24 luglio al 27 di agosto. Se mi interessa valutare ancora di più
nel dettaglio questo periodo, posso selezionare ulteriormente. Qui abbiamo la massima 35.6 e poi si abbassa, la massima vediamo che è uguale a 23.8 per poi risalire dopo qualche giorno a 36.3. Reset zoom. Volendo poi è possibile vedere anche un report dettagliato degli ultimi anni. È possibile, adesso abbiamo selezionato il 2020, possiamo vedere per esempio l'andamento del mese di febbraio 2020 e qui giorno per giorno mi dice qual è stata l'umidità, la temperatura media, temperatura minima, temperatura massima con i grafici. Mi indica qua il giorno più freddo e il giorno più caldo. Anche qui abbiamo il grafico del mese di febbraio, il mese che abbiamo selezionato. Premo il tasto back per tornare indietro, back ancora. Allora, abbiamo visto quindi le temperature. Ci sono le temperature esterne, ci sono le temperature anche interne, anche qui è possibile vedere l'andamento delle temperature all'interno di casa. Nel menu weather invece abbiamo tutto quello che riguarda la parte meteo, quindi la pressione barometrica. Anche qui cliccando in log abbiamo la possibilità di vedere l'andamento. Questo per esempio è l'andamento dell'ultimo mese. Abbiamo un picco di minimo il 15 di ottobre, potremo poi andare a verificare se il 15 ottobre ha piovuto oppure no. Poi è progressivamente salita, si è riabbassata e poi è salita. Quindi il 15 ottobre e poi intorno al 26-27 ottobre abbiamo l'altro picco di minimo. Premo il tasto back, proviamo a vedere il pluviometro, clicchiamo in log e vediamo che qua non piove da tempo. Ecco, allora infatti il 15 ottobre, che abbiamo il picco di minimo, ha fatto 35 mm di pioggia, quindi abbastanza consistente, così come il 26-27 ottobre, che abbiamo l'altro picco di pressione bassa, anche qui ha piovuto facendo 15 mm il 27, 6,8 mm il 26. Questo è l'andamento della pioggia nell'ultimo anno. Possiamo notare come abbiamo avuto un inverno e una primavera molto siccitosa, ha piovuto soltanto il 2 marzo, in cui ho fatto 90 mm di pioggia. Nuovamente alle temperature anche qui possiamo selezionare l'anno e andare a vedere, per esempio, il mese di febbraio. Il 4 febbraio ha fatto 189 mm di pioggia, ad esempio, una cosa spaventosa. Il 10 e 11 di febbraio invece ha fatto rispettivamente 11 e 13 mm di pioggia, stiamo parlando del 2019. Nella sezione utility abbiamo l'utilizzo della CPU Raspberry, vediamo che è abbastanza variabile, comunque molto contenuto. Domotics effettivamente è un sistema scritto in C++, è sicuramente molto ottimizzato rispetto ad altri sistemi che invece sono scritti in un linguaggio ad alto livello. E qui abbiamo la CPU che non supera mai il 7%. Water Tank Level è il misuratore del livello del serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana. Vediamo nelle ultime 48 ore che era a 132 cm. Poi a partire dalle 11:40 di oggi è sceso progressivamente a 122 cm, quindi è sceso di 10 cm perché ho attivato io l'irrigazione manualmente.
I grafici qua, se andiamo indietro nel tempo, non sono molto significativi, in quanto ho dei picchi dovuti al fatto che quando piove molto il sensore si bagna e incomincia a darmi delle misure completamente errate. In questo caso però possiamo selezionare i picchi che non ci interessano premendo il tasto Shift e cliccando sul picco. In questo modo qua ho possibilità di rimuoverlo dal grafico. Dopo mi chiede una conferma per farlo. Qui ho un altro picco, rimuovo anche questo, ok, ecco qua, ho rimosso i picchi. Quindi se vado a analizzare questa parte del grafico dal 15 giugno circa a oggi, vediamo che il comportamento è di questo tipo. Qua abbiamo un altro picco che non ha senso perché mi rileva un valore minimo di meno 43. Beh, rimuoviamo anche questo picco qua, serve rimuovere anche questi. Ok, vediamo qua, al massimo arriviamo a 143 centimetri, poi scende quando viene dato da bere all'orto, poi piove, risale, così via. Ogni volta che sale vuol dire che ha piovuto. Ok, torniamo indietro. Qua abbiamo un altro grafico che potrebbe essere interessante, è quello dell'inverter fotovoltaico. Qui possiamo vedere in giallo la potenza generata dall'impianto fotovoltaico. Abbiamo avuto al massimo oggi 2429 watt. Parte verso le 8.05, però va giù a zero presto, alle 16.40 era già a zero. In blu invece vediamo la quantità di energia prodotta dal fotovoltaico. Per esempio dalle 11 alle 12 ha prodotto 2,2 kWh, 2200 Wh c'è scritto, 1,8 kWh dalle 12 alle 13 e così via. Se andiamo a vedere l'andamento dell'ultima settimana, questa è l'energia prodotta dal fotovoltaico. Il valore massimo è stato sabato scorso, prodotto 15,8 kWh, valore minimo il giovedì soltanto 10,4 kWh. Se andiamo a vedere l'andamento durante l'ultimo mese, c'è stato qualche giorno in cui non ha prodotto quasi niente, per esempio il 3 novembre oppure il 15 ottobre. E se andiamo a vedere l'andamento invece durante l'anno, vediamo che abbiamo una classica curva sinusoidale con il massimo intorno a fine maggio, dove il sistema arriva a produrre 46 kWh. Eccolo qua, 46,9. Dopodiché scende, e il periodo di dicembre-gennaio è quello più critico, in cui la produzione è molto bassa. Adesso ritorniamo nel menu principale. Vediamo che ad esempio c'è abilito l'allarme, Domotic mi manda una notifica in Telegram in cui mi dice che è stato attivato l'allarme giornaliero, però attenzione che ci sono le seguenti porte o scuri aperti. Abbiamo lo scuro in soggiorno, abbiamo gli scuri in cucina, scuro sud e scuro in camera, quindi abbiamo degli scuri aperti. Qui sopra vediamo che un'amica ha suonato il campanello, e nel momento in cui suona il campanello Domotic effettua uno snapshot e me lo mostra in Telegram, in modo che io possa dal telefonino vedere chi ha suonato il campanello. Questo è utile anche quando
il corriere Amazon a fare la consegna, ecco che quando arriva gli si apre il cancelletto e in questo modo lui sa che c'è qualcuno in casa, in realtà non trova nessuno, però almeno ha la possibilità di portare la merce e consegnarla all'interno della proprietà. Queste sono le solite immagini che vengono prese dalla telecamera quando qualcuno suona il campanello. Oppure abbiamo anche i video che vengono registrati quando si attiva un allarme esterno, un sensore perimetrale esterno. Ecco che in questo caso è passato il gatto e Domotics mi registra 15 secondi di video per mostrarmi che cosa è successo, perché poteva essere magari qualche malintenzionato che girava attorno a casa. Ok, vediamo adesso la configurazione di Domotics. Nella sezione hardware è possibile definire quali hardware sono installati. Questo qua per esempio è un dispositivo di test che non mi interessa. Abbiamo l'inverter SolarEdge che ha un driver per ricavare tutte le telemetrie dell'inverter, dell'impianto fotovoltaico. Donbus invece è il driver per i dispositivi Creasol con relay, ingressi, uscite, eccetera. Abbiamo un altro dispositivo per interfacciarsi con la stazione meteo. ESP Easy invece è il firmware presente nei modulini SP8266 che sono installati in dispensa in caldaia. Abbiamo i sensori interni del Raspberry per misurare la temperatura del Raspberry, ad esempio, DS18B20 per interfacciarsi con i sensori di temperatura che funzionano con il bus One Wire di Dallas, e poi abbiamo i GPIO di Raspberry, perché Raspberry ha una ventina di GPIO, forse anche di più, attraverso cui è possibile avere il collegamento a relay o altre cose. Se andiamo dentro devices invece vediamo tutti i dispositivi installati. Possiamo fare un ordinamento, ad esempio visualizza 25, visualizzali anche tutti, e qua possiamo scorrere tutti i dispositivi che sono installati, quindi tutti gli ingressi, uscite, sensori, eccetera. Abbiamo il pannello dei settaggi dove è possibile configurare Domotics, è possibile verificare se ci sono degli aggiornamenti. Comunque periodicamente quando ci si collega lui esegue già un check per verificare se esistono aggiornamenti e ce li propone in modo che si autoinstallino. Abbiamo altri menu per vedere le variabili utente, per vedere i room plan, floor plan. È possibile per esempio avere un menu molto semplice con tutti i pulsanti come abbiamo visto, oppure è possibile avere anche delle planimetrie. Se andiamo in settings e abilitiamo come tema come dashboard mettiamo floor plan, apply settings, nel dashboard avremo la piantina in cui io posso mettere tutti i dispositivi, le luci, le prese, eccetera. Qui io non l'ho mai fatto, quindi no, è tutto quanto come di default. È possibile vedere all'interno della planimetria tutti i vari ingressi e uscite, quindi riesco in questo modo a sapere se ho una finestra aperta, se ho una luce accesa oppure no. Rimettiamo la dashboard normale, ok, direi che per ora è tutto. Direi che il sistema è
molto semplice, molto facile, non ha queste grandi doti grafiche come altri sistemi, però è molto, sicuramente molto pulito. Nella versione mobile è possibile vedere su un'unica colonna tutti i dispositivi, quindi anziché avere tre colonne c'è un'unica colonna ed è possibile quindi vedere tutti questi dispositivi in un'unica colonna in modo molto, molto semplice. È possibile comunque vedere i grafici e tutte queste cose come dal PC. Bene, intanto vi ringrazio per aver visionato questo video, se volete mettere un like ben volentieri. Ciao, buona giornata.